Buongiorno, salve a tutti. Oggi sarò solo io a tenere questa lezione perché la mia gatta Sofia è in sciopero. Cercheremo di trovare un accordo. Parliamo della filosofia di Arthur Schopenhauer. Abbiamo già trattato alcuni punti fondamentali delle dottrine di Schopenhauer. Secondo Schopenhauer, l'universo è dominato da una volontà, da una forza irresistibile, unitaria, che coincide con l'universo, coincide con tutto ciò che esiste. Questo è il panteismo, il monismo di Schopenhauer. La volontà è tutto ciò che esiste, domina incontrastata l'universo. Per dominare la volontà si serve delle sue oggettivazioni, cioè dei corpi fisici che di volta in volta la volontà crea, non crea dal nulla come il cristianesimo. Queste oggettivazioni sono parte della volontà, la volontà si presenta, la volontà si specifica attraverso differenti corpi fisici, cioè diverse oggettivazioni che la volontà stessa produce, che fanno parte di essa, che rientrano all'interno di essa, come in un sistema panteistico. Queste oggettivazioni servono alla volontà per ottenere l'unica cosa che noi possiamo capire della volontà. Infatti noi conosciamo la volontà perché la troviamo dentro di noi. Noi stessi siamo volontà, siamo noumeno, però non possiamo conoscere tutto del noumeno. A differenza di Kant, noi possiamo conoscere il noumeno, questo fondo metafisico, lo possiamo conoscere con l'esperienza, perché per Schopenhauer la metafisica è una metafisica dell'esperienza, un sistema idealistico diverso da quello di Hegel o di tutti gli altri, perché è un idealismo che non è spiritualismo. È un idealismo che ci porta a conoscere qualcosa che comunque non è spirituale. Questa volontà la troviamo dentro di noi stessi siamo il numero, però non possiamo conoscere tutto della cosa in sé. Non sappiamo che cosa sia questa volontà, che cosa sia in sé, che cosa sia precisamente, da cosa abbia avuto origine. Noi però possiamo capire qualcosa di come la volontà si manifesta. La volontà si manifesta in modo uguale in me e in tutti gli altri fenomeni naturali. Questa volontà è cieca e irrazionale. Irrazionale, attenzione, nel senso che non ha un fine, nel senso che non ha uno scopo, nel senso che non vuole produrre niente di positivo, di ottimistico, di costruttivo. Però in realtà la volontà ha uno scopo, che è l'unico scopo che rappresenta la mancanza di ogni scopo, cioè quello scopo che porta a dominare eternamente, autoaffermarsi, perpetuare per sempre il proprio dominio, la propria affermazione. Per fare questo la volontà crea le oggettivazioni, cioè i nostri organismi umani, e tutte le altre cose al solo fine di fare in modo che esse, queste oggettivazioni, si autodistruggano, confliggano tra di loro, si distruggano, passino il loro tempo, spendano le loro energie a combattersi in modo tale da lasciare campo libero alla volontà che potrà dominare, che potrà perpetuare il proprio dominio, autoconservarsi al meglio. Quindi tutti i fenomeni naturali o anche la vita stessa dell'uomo sono un tragico scherzo, se possiamo dire così. La volontà non è un dio benigno, la volontà è un dio maligno perché crea le oggettivazioni, anche la vita, la coscienza, esclusivamente al fine di fare in modo che queste oggettivazioni si distruggano tra di loro. Quindi il noumeno eh, è un mondo insensato, pieno di sofferenza, la sofferenza muta dei vegetali, quella appena accennata degli animali, la sofferenza invece cosciente e parlata degli esseri umani. Questo mondo pieno di sofferenza, pieno di dolore, esiste solo perché serve alla volontà per potersi autoaffermare eternamente. Quindi la volontà che cosa fa? Crea i minerali, gli esseri non viventi, poi i vegetali, poi crea gli animali,
crea al vertice degli animali l'uomo, l'essere umano, ma perché lo fa? Lo fa soltanto affinché tutto ciò che crea, queste oggettivazioni che poi in fondo fanno parte della volontà, sono dominate dalla volontà, sono come dei pupazzi di cui la volontà regge i fili, tutte queste oggettivazioni, tutti gli esseri fisici, gli esseri, gli enti dell'universo, sono creati dalla volontà in modo tale che siano spinti ad autodistruggersi tra di loro. In questo modo la volontà avrà campo libero per produrre ulteriori oggettivazioni al posto delle altre che si distruggono, e così il tempo infinito del nostro universo non è altro che un susseguirsi di creazione e di distruzione in cui, come diceva Leopardi nella Ginestra, la distruzione prevale rispetto alla creazione. Nessuna oggettivazione della volontà ha uno scopo, ha una vita eterna. Tutte le oggettivazioni della volontà sono state generate dalla volontà soltanto per distruggersi. E se tu non accentui il programma di distruzione durante la tua vita, la tua esistenza, sarai comunque distrutto con la morte, perché inevitabilmente si arriva alla disgregazione di qualunque oggettivazione. La volontà quindi lo fa apposta, crea tante oggettivazioni che si scannano tra di loro, in questo modo la volontà continua a spadroneggiare. Lo fa apposta, capite la volontà? Rispetto al limitato spazio della materia, la volontà crea un numero sovrabbondante di oggettivazioni, di corpi fisici, li crea in eccesso, in sovrappiù, in modo tale che, schiacciati dallo spazio limitato della materia, non faranno altro che scontrarsi, distruggersi tra di loro. Vedete che questa scala minerali, vegetali, animali, uomo potrebbe rappresentare apparentemente un teleologismo, un ordine, una gerarchia verso un fine, a partire dagli esseri più primitivi fino all'essere che possiede la ragione, l'uomo, l'essere superiore agli altri, il teleologismo degli esseri della natura, come diceva Kant, vi ricordate, nella critica del giudizio, ma in realtà questo teleologismo è apparente. In realtà, perché la volontà inizia a creare esseri semplici, che magari non si muovono molto, si disgregano lentamente, si disgregano in un lasso di tempo molto più ampio, e poi inizia invece la volontà a oggettivarsi in esseri che si muovono, nascono e muoiono molto più rapidamente, si scontrano molto più efficacemente. La volontà crea quegli esseri che man mano rendono più facile e più sicuro il processo di distruzione, di autodistruzione. Quindi gli esseri inanimati o i vegetali nascono, muoiono e distruggono altri esseri in maniera lenta. Le montagne, i mari nascono, muoiono, si disgregano lentamente nel corso di secoli. Invece gli animali sono esseri che confliggono tra loro, si distruggono in maniera più sicura, più veloce. Nell'uomo, con l'emergere della ragione, gli uomini possono anche produrre armi, elementi di distruzione molto potenti. Con l'uomo arriva al massimo grado della natura il processo di distruzione degli uomini stessi e degli altri enti. Teoricamente siamo il vertice della natura, ma essere il vertice della natura non significa essere qualcosa che è prediletto dalla volontà, perché noi abbiamo più possibilità degli esseri inanimati, dei vegetali, solamente perché la volontà ha riconosciuto nell'essere umano uno strumento che distrugge più degli altri strumenti, più degli altri esseri. Quindi ci ha creato semplicemente perché ha ideato con la razza umana uno strumento più facile per ottenere quello che la volontà desidera, cioè per poter portare avanti per sempre il proprio dominio. Questo è l'unico privilegio dell'uomo, un privilegio apparentemente lodevole, in realtà una tragedia per l'essere umano,
Man mano che migliorano gli elementi costituenti delle varie tipologie di esseri viventi, perché migliorano le facoltà, le caratteristiche degli esseri viventi? Perché in questo modo la volontà crea strumenti sempre migliori per distruggere e autodistruggere le proprie oggettivazioni. Quindi, dice Schopenhauer, come Crono che divora i suoi figli la volontà, oggettiva tutto, fa in modo che le oggettivazioni si distruggano a vicenda, poi ne crea altre, in un processo di continuo dolore, sofferenza e distruzione, che serve alla volontà per dominare. Quindi una visione assolutamente pessimistica del mondo e dell'uomo. Schopenhauer così arriva a rispondere all'unico tema, ve lo ricordate? Al tema fondamentale della filosofia, la domanda fondamentale della filosofia attorno a cui gira tutta la sua riflessione. Perché ogni esistere è per sua natura un soffrire? Ogni esistenza è per sua natura un soffrire, è sofferenza, perché ogni esistenza è stata voluta dalla volontà cosmica per poter dominare l'universo. Quale strumento ha trovato la volontà? L'autodistruzione tra gli enti. Come i leopardi, non si può dire che la volontà sia intenzionalmente cattiva. Il fatto che gli esseri umani, o comunque tutti gli esseri esistenti, anche la ginestra sul Vesuvio, siano destinati ad un'esistenza senza senso, senza scopo, soltanto alla sofferenza, alla morte, alla propria distruzione, sono fatti accidentali, cioè la volontà non ci crea sadicamente per farci soffrire, la volontà vuole solo continuare ad autoaffermarsi, quindi ci crea perché sa che noi ci distruggeremo tra di noi, distruggeremo altri enti e saremo distrutti con la morte, cioè la volontà è neutra. La volontà non si interessa delle proprie concrezioni, delle proprie oggettivazioni, non si interessa della sofferenza, del dolore. La sofferenza e il dolore sono conseguenze secondarie, accidentali dell'autodistruzione di cui la volontà ha bisogno per poter dominare. Quindi la visione dell'uomo è fortemente pessimistica e somiglia a quella di Giacomo Leopardi. Se noi tracciamo un grafico cartesiano e mettiamo in orizzontale il tempo che passa, in verticale mettiamo il piacere, la quantità di piacere, vediamo qual è la caratteristica della vita umana. La vita umana possiede un sottofondo in qualche modo di dolore. Vedete che il piacere è molto basso. Nella condizione di stasi, anche quando non ci succede niente di particolare, io comunque provo sofferenza. Questa è la condizione umana, diciamo, normale. Ma come, direte voi? Io questo sottofondo continuo strutturale di sofferenza dove il piacere è scarso anche quando non mi succede niente, anche quando non soffro la fame, anche quando non sono malato, anche quando nessuno mi picchia, anche quando non provo un dolore particolare, anche quando non ho una malattia, anche quando non ho una delusione da parte di altri esseri umani. Sì, secondo Schopenhauer sì, il sottofondo, la condizione naturale dell'essere umano è comunque di dolore. Perché? Perché Schopenhauer sostiene che il dolore sta nel fatto che io provo continui bisogni, attenzione, continui desideri, anche se non mi succede niente di male, di negativo, di concreto, non soffro in questo momento, non provo sonno, non provo fame, non ho pensieri negativi in questo momento, non ho un dolore fisico al braccio. Comunque, col passare del tempo il piacere è sempre basso, perché anche in una condizione statica, normale, diciamo senza particolari avvenimenti negativi, io provo dei bisogni, io provo dei desideri, quindi io soffro semplicemente perché vorrei avere qualcos'altro, vorrei avere un piacere maggiore di quello che ho in questo momento. Quindi la sofferenza e il dolore è tipico dell'essere umano,
perché è determinato dal fatto che io provo bisogni di ogni tipo, bisogni anche vani, inconsistenti. Devo acquistare quel cellulare, devo conquistare quella ragazza o quel ragazzo, devo fare soldi, devo apparire migliore di fronte alla mia comitiva, devo vestirmi in un certo modo e così via. Sono dei bisogni veri, ma a volte sono anche dei bisogni piuttosto discutibili, le vanità in cui si trascina la vita umana, e quindi il dolore dipende dal fatto che io sento il bisogno, che voglio soddisfare qualche bisogno. E il dolore è inevitabile perché nessuno di noi può soddisfare tutti i propri bisogni o desideri. Magari qualcuno vorrebbe avere 20 ragazze, 20 ragazze, una bellissima casa, un'autonomia, essere ricco, essere famoso, essere il re di qualche stato. Non tutto si riesce a realizzare. Anche le persone di maggior successo avranno comunque altri bisogni e desideri che non riescono a soddisfare, oppure ne creano di ulteriori, più del dovuto. Tante cose, successo, soldi, amore, non si può realizzare tutto. Cosa succede? Ogni tanto noi riusciamo a soddisfare qualche bisogno, mai riusciremo a soddisfarli tutti, però ogni tanto qualche bisogno riusciamo a soddisfarlo. Soddisfiamo qualche bisogno, vedete? Qui il grafico del piacere aumenta, c'è un picco, ma poi diminuisce immediatamente e ritorna, vedete, la condizione precedente. E ricominciamo a desiderare, ad avere altri bisogni. Quindi il piacere prima di tutto è breve, ogni tanto c'è, ma il piacere si identifica, fate attenzione, Schopenhauer, si identifica con la soddisfazione di un bisogno. Quando io soddisfo un bisogno, allora provo un piacere che però è limitato. È soltanto una sospensione di dolore, poi si torna in basso, il piacere è breve, poi torno nel mio stato di dolore perché torno nella routine normale, in cui vengo tormentato da continui bisogni, da continui desideri che voglio soddisfare. Inoltre, attenzione, il piacere è effimero non soltanto perché è breve, anche per altre motivazioni. Il piacere non esiste positivamente in sé per sé, ma è soltanto una sospensione del dolore, è mancanza di dolore. Giacomo Leopardi, la cui filosofia è molto simile a quella di Schopenhauer, dice esattamente la stessa cosa. Il dolore esiste in sé, esiste sostanzialmente, positivamente, realmente, ed è il dolore il vero accompagnatore del tempo, della vita umana, la caratteristica antropologica fondamentale in cui l'essere umano si trova sin dalla nascita. Il dolore esiste realmente, il piacere no, il piacere, cosa si intende per piacere? Soltanto l'interruzione del dolore. Il dolore esiste davvero, ha un'esistenza reale, mentre invece il piacere non ha un'esistenza reale, non è davvero qualcos'altro, qualcosa di diverso rispetto al dolore. Io chiamo piacere soltanto la sospensione del dolore, quindi il piacere è soltanto quando la condizione normale, naturale di dolore in cui io vivo viene momentaneamente, in maniera effimera, sospesa. Questo è il piacere. Una momentanea assenza di dolore, poi il piacere passa presto e si ricostituisce il dolore perché io inizio a provare nuovamente dei bisogni. La situazione che si crea dopo aver provato un piacere è addirittura peggiore rispetto a quella precedente, di prima del piacere. Sull'asse verticale il livello del piacere si abbassa dopo aver provato un piacere, in una situazione che è addirittura peggiore rispetto di prima del piacere. Perché io dopo il piacere non ho soltanto il dolore, ma ho anche un peggioramento del dolore a causa di un altro sentimento, cioè quello del desiderio di ripetere il piacere. Quindi io non sono soddisfatto, prima del piacere non ero soddisfatto, il piacere arriva, dura pochissimo, abbiamo un picco, poi ritorna alla situazione precedente,
del dolore, ma oltre al dolore, dopo il piacere, io avrò dolore più noia, cioè dolore accompagnato da noia. Schopenhauer intende per noia qualcosa come un sottile rimorso, un, un sottile rancore per non poter prolungare il piacere, per non poter ripetere il piacere. La noia è la condizione di coloro che sono dipendenti da qualcosa. Il piacere non mi basta, ne voglio un altro uguale. Divento dipendente, ottengo un altro piacere del tutto simile, non mi basta, ne voglio avere un altro e ogni volta che non riesco a ripetere il piacere, non c'è solo il dolore del desiderio, di quando non avevo neanche provato per la prima volta quel piacere, c'è dolore più noia, quindi avere dei piaceri non migliora la mia condizione, anzi la peggiora, perché oltre al dolore, che è condizione naturale, il sottofondo della mia vita, io ci aggiungo la noia, la voglia spasmodica, il rimpianto o la voglia spasmodica di rifare quella cosa che mi ha dato piacere, di riottenere quel piacere, di ripetere quell'esperienza, come succede a coloro che sono dipendenti da qualche sostanza, da qualcosa devono ripetere assolutamente a tutti i costi ciò che ha dato loro piacere e se lo ripetono uguale, allora non basta, hanno bisogno di una dose sempre maggiore. Io replico il piacere, il secondo atto di piacere è uguale al primo, ma a me non basta. Io ho bisogno di un piacere sempre più grande, di un piacere che abbia un grado, che abbia una quantità maggiore del piacere precedente e così via. Quindi, comprendete, come ci truffa, come ci frega la volontà. La volontà ci riempie di bisogni, ci riempie di piaceri, ci costringe ad andare in cerca continua della soddisfazione dei bisogni, dell'ottenimento di piaceri. Questo ci ha messo la volontà all'interno della nostra psiche e così ci controlla. Noi, forse avete già capito, quali conseguenze subiamo quando andiamo a soddisfare i nostri piaceri, andiamo a realizzare i nostri bisogni, andiamo a distruggere qualcos'altro, capite? Per ottenere piacere, per evitare il dolore, ci muoviamo, ci battiamo e quindi finiamo per distruggere altre oggettivazioni, per far soffrire altre persone o per distruggere enti di natura e quindi distruggere e far soffrire di più anche noi stessi. In questo modo, senza accorgercene, noi in realtà non soddisfiamo veramente noi stessi, ma soltanto andiamo incontro all'unico scopo che la volontà desidera, cioè l'autodistruzione. Collaboriamo a questo processo continuo eterno di autodistruzione. Quindi la volontà ci ha messo dentro di noi i bisogni, i piaceri, è la voglia di soddisfarli, una volta soddisfatti, la voglia di averne altri ancora maggiori, perché nessuno di questi piaceri sarà più sufficiente per noi, perché dopo ne vorremmo uno ancora maggiore e così via, fino al disastro della morte. La volontà ha fatto questo perché? Per farci continuare a vivere. I bisogni, i desideri sono un modo con cui la volontà ci truffa, ci inganna e ci dice vivi, vai avanti per cercare di soddisfare i bisogni, per cercare di ottenere le cose, di soddisfare i tuoi desideri, è tutto inutile. Alla fine ci sarà la morte per soddisfare bisogni e desideri. Tu procurerai sofferenze agli altri, procurerai sofferenze a te stesso, sarai sottomesso, sommerso da desideri e bisogni sempre più grandi e continuerai a soffrire e distruggere. Noi ci illudiamo di poter ottenere la serenità ogni volta che soddisfiamo un bisogno, un desiderio, senza sapere che questa necessità che noi sentiamo di soddisfare i bisogni e i desideri non è altro che un trucco, che uno strumento che la volontà adopera, considerandoci come docili strumenti per distruggere.
per portare avanti un processo di continua distruzione e autodistruzione in natura caratterizzato da sofferenza da parte di tutte le oggettivazioni. Questa è la condizione umana, una condizione disperante. Famosa frase di Schopenhauer: l'uomo non è che un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia. Questi sono i due stati del pendolo. Prima il dolore, una volta soddisfatto il bisogno, una volta che il dolore viene provvisoriamente sospeso, perché il piacere non è altro che una sospensione del dolore, una volta che finisce il piacere non abbiamo soltanto il dolore, ma anche la noia. Lo stesso piacere ci provoca un languore una volta terminato, ci scatena un altro desiderio, il desiderio di rifarlo, proviamo il desiderio di ottenere un piacere ancora maggiore. Questo quindi è lo scacco matto della volontà nei nostri confronti. Questa è la nostra esistenza, la nostra condizione umana. Andiamo incontro a desideri, bisogni, spesso di vanità, inutilmente, illudendoci di poter conquistare un piacere duraturo, una felicità stabile, che in realtà non può esistere. Anche coloro che riescono, bene o male, a minimizzare il dolore, ad avere piaceri continui, prima o poi si ammaleranno e moriranno. Quindi è un gioco che non conviene, un gioco a perdere, un gioco che non conviene, rispetto al quale Schopenhauer, e qui abbiamo il finale a sorpresa, propone delle vie di liberazione. Perché esistono due vie di liberazione, se non tre, lo vedremo, per poterci sottrarre al dominio della volontà, per poter vivere senza soffrire, senza subire dolore. Senza soffrire, senza subire dolore, forse avete già capito, questo significa senza avere desideri, senza avere bisogni, liberandoci dai nostri bisogni da soddisfare. Lo vedremo nella prossima lezione. Buongiorno e grazie a tutti.